Buonasera amici nerazzurri, come ogni lunedì sera torna l'appuntamento con Extra Time. In questa puntata rivivremo la sfida tra Udinese e Inter, lo faremo come sempre con il commento di Massimo Paganini. Ciao Massimo. Ciao Federica, buonasera a tutti. E Alberto Santi. Ciao Alberto, ben ritrovato. Ciao Federica, ciao Massimo, Ciao. buonasera a tutti. Buonasera. Vediamo subito i temi di questa nuova puntata, una prestazione convincente e un'altra vittoria per l'Inter, un'altra goleada perché è la quarta di fatto in questa stagione tra poker e pokerissimi, crederci ancora, questo è il monito che ha lanciato Luciano Spalletti, e poi uno sguardo al prossimo avversario che sarà il Sassuolo di Iachini, si torna a giocare in casa a San Siro. Allora Massimo, è un Inter che finalmente, complice anche ovviamente il pareggio della Lazio con l'Atalanta, è tornata padrona del proprio destino a 2 giornate dalla fine della stagione, è un fattore importante. Sì, direi che erano diverse partite che l'Inter non vinceva fuori casa, quindi è tornata a farlo con una partita convincente dalla partita con la Samp, no? Quindi una partita... Il Chievo però sì, esatto. C'erano stati... Sì. Esatto, è una partita convincente, nel senso che dal punto di vista della personalità, dell'approccio alla gara, della determinazione, della convinzione, perché l'Inter è partita immediatamente, da subito, nei primi 15 minuti, infatti poi lo vedremo, ha impresso ritmo alla partita, nonostante l'Udinese comunque avesse cercato di metterla in difficoltà, perché un pressing molto alto, andavano a prendere la metacampo, non lasciavano, nella metacampo dell'Inter, non lasciavano costruire da dietro, quindi al di là di tutto ha trovato delle soluzioni sul campo la squadra, e direi che è riuscita molto bene ad uscire da quello che è stato, diciamo così, un pressing iniziale nel quale l'Udinese avrebbe potuto mettere in difficoltà una squadra che mentalmente avesse subito un controcolpo dalla partita con la Juventus. Così non è stato, l'Inter ne è uscita bene, dal punto di vista proprio mentale l'approccio è stato quello giusto, quello ideale alla partita, tanto è vero che poi alla fine del primo tempo l'Inter credo abbia fatto quasi 18 tiri verso la porta dell'Udinese, con 10 tiri nello specchio, 10-11 tiri nello specchio, quindi una prestazione nel primo tempo incredibile, ha ammazzato la partita, ha chiuso la partita, diciamo, nel primo tempo, impedendo all'Udinese di avere qualsiasi tipo di reazione. Poi nel secondo tempo, anche dopo l'espulsione, l'Inter ha semplicemente gestito la gara per evitare, diciamo così, di spendere anche troppe energie, perché è giusto anche poi preservare delle energie, perché domenica a mezzogiorno era caldissimo veramente, allo stadio di Udine sembrava una partita estiva, e quindi direi che al di là di tutto ottima la gara sotto tutti i punti di vista. Sì, come diceva Massimo, Alberto, si è vista un Inter subito aggressiva, con il piglio giusto, l'approccio giusto sin dai primi minuti in cui è scesa in campo, possiamo dire anche molto sicura di sé, dei propri mezzi. Sì, ed è più o meno il percorso che abbiamo visto fare all'Inter nell'ultimo mese. Abbiamo detto più volte di come magari l'Inter, pur giocando molto bene, abbia raccolto forse un po' meno di quello che in realtà meritava. Beh, contro l'Udinese ha raccolto quello che doveva raccogliere, cioè un 4-0 giusto, un 4-0 quasi perfetto. Tra l'altro vedremo poi anche tra poco con i pro e i contro. È difficile trovare dei contro dalla partita di ieri, perché le sensazioni sono state tutte positive, soprattutto a 180 minuti dalla fine del campionato. L'Atalanta ha fermato in parte la Lazio in una partita che la Lazio avrebbe potuto tranquillamente perdere. Stracoscia, detta di molti, è stato il migliore in campo. È chiaro che in tutto questo adesso però bisogna intanto fare la seconda vittoria delle 3 contro il Sassuolo, che è salvo, però per come sta andando il campionato e forse per anche quello che è stato il percorso dell'Inter in alcuni tratti, meglio non sottovalutarlo. Per certi versi però, per come arriva anche l'Inter a questa partita, è chiaro che si è assolutamente fiduciosi, anche poi soprattutto in vista dell'ultima all'Olimpico. Un Sassuolo, Massimo, che di fatto non ha più nulla da chiedere a questo campionato, visto che con il successo di ieri sulla Samp ha conquistato la salvezza aritmetica. Sì, però logicamente bisogna stare attenti. È venuto a San Siro contro il Milan facendo un'ottima partita, nelle ultime 5 gare ne ha vinte 3, pareggiata 1 e persa 1. Siamo in chiusura, prima però scopriamo anche le quote della prossima sfida di Serie A dell'Inter con Francesca Belussi. Vi propongo le quote di bwin di Inter Sassuolo, vediamo subito l'esito finale. Troviamo l'1 a quota 1,15, il pareggio a quota 7 e il 2 a quota 17. E vi propongo anche le quote dei gol, vediamo l'underover. Ci saranno più di 2 gol e mezzo a quota 1,48, meno di 2 gol e mezzo a quota 2,55. Per le altre quote vi invito ad andare su bwin.it.